Buongiorno a tutti, oggi parlerò dell'Ariete e della casa prima. Allora, il tipo arietino ha una mente impulsiva, focosa, coraggiosa, che lo sprona a relazionarsi con chiunque in maniera diretta o di petto, come si suol dire. La lotta e la competizione, dove cerca sempre di essere il primo, sono gli incentivi che lo stimolano a migliorarsi, ad essere indipendente e ad affermarsi nel lavoro. I rapporti sentimentali vengono vissuti dall'individuo arietino seguendo i propri istinti, le pulsioni e le passioni che sboccano nella sessualità, che per lui è di fondamentale importanza. Il suo percorso di vita è delineato da entusiasmi, da grandi incoraggiamenti che poi seguono però a degli scoraggiamenti e degli abbattimenti e degli allontanamenti. È un percorso che fa discontinuo ma vitale e immediato. L'Ariete è un segno maschile proprio perché i tre pianeti che sono domiciliati sono di genere maschile, quindi Marte, Sole e Plutone. Di conseguenza l'uomo vive in modo lineare e sereno le caratteristiche che appartengono all'Ariete che abbiamo sopra citato, mentre invece la donna la vive con conflittualità, proprio perché vive il contrasto che da un lato la spinge all'indipendenza, all'affermazione personale e l'altro invece che la vorrebbe relegata alla famiglia e al marito compagno. La casa prima è detta anche la casa dell'ascendente e quindi in questa simbologia troviamo come la persona si mostra nell'approcciarsi con gli altri, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, sia per la comunicazione che può essere sia verbale che non verbale. Se il segno dell'Ariete si trova nell'ascendente, significa che la persona si mostrerà con le caratteristiche arietine, e cioè una persona energica, vitale, un po' caporalesca, aggressiva, impulsiva, coraggiosa, eccetera, eccetera. E questo indipendentemente dal segno solare in cui è l'Io. La casa prima come superio, ossia come fase della vita dell'individuo, simboleggia il taglio del cordone ombelicale e quindi la nascita della persona. Dall'analisi degli aspetti che i pianeti domiciliatari, Marte, Sole e Plutone, ricevono dagli altri pianeti indipendentemente dalle case in cui sono collocati nel tema natale, si risale alla modalità della nascita, quindi alla facilità o meno con cui la persona è venuta al mondo. Personalmente ritengo di fondamentale importanza conoscere i traumi di nascita perché questi condizionano l'individuo dal punto di vista psicologico e anche comportamentale. Conoscerli significa smussare i sensi di colpa che l'individuo ha di questi atteggiamenti o comportamenti e di conseguenza vuol dire alleggerire la coscienza, la quale quindi è in grado di collaborare con l'ES e quindi si crea la possibilità di smussare oppure di modificare o di superare tali traumi e quindi tali comportamenti. E con questo per oggi è tutto e vi aspetto al prossimo video.